Ma è davvero possibile trovare un'applicazione, un broker che ci permette di investire senza chissà quali costi, di gestire tutto con estrema facilità, che ci permette di guadagnare relativamente abbastanza soldi e che letteralmente fa tutto lei, anche il regime? Sembra il broker l'applicazione dei sogni. Ma c'è dietro un piccolo elemento che potrebbe potenzialmente farti perdere i tuoi soldi e non essere in linea con il tuo piano di investimento. Oppure potrebbe essere l'applicazione perfetta per riuscire finalmente a guadagnare molto denaro senza perderci tanto tempo sopra. Dunque oggi cercheremo in questo video di andare a rispondere a tutte queste domande e in più cerchiamo anche di vedere rapidamente come si crea un account su Trader Public, come funziona in generale, vantaggi e svantaggi e come funziona il piano d'accumulo. Ovviamente questa recensione è al 100% naturale e genuina. Non sono affiliata con nessuno, non sono pagata con nessuno, Trade Republic non mi sponsorizza. Quindi la mia sarà una recensione al 100% veritiera basata sulla mia esperienza personale che ho fatto nel corso di 5-6 mesi di utilizzo dell'applicazione. E alla fine del video vi farò vedere qual è quell'elemento che potrebbe farvi perdere soldi e a cui dovete fare attenzione, quindi rimanete fino alla fine del video. Brevemente, Trade Republic è una piattaforma tedesca, fintech, che ti permette di investire negli ETF, azioni, criptovalute direttamente dal nostro telefonino in maniera facile e veloce. Il bello è che è pensata perfettamente per coloro che hanno paura di iniziare ad investire. Quindi se siete dei principianti e avete paura di iniziare a mettere un pochino di soldini nei vostri investimenti, potrebbe essere un'ottima idea partire da qui. Ma come mai io l'ho scoperta e ho deciso di provarla tra tutti quelli disponibili in giro? In realtà è uscita in un periodo in cui io stavo facendo l'università di economia e management. All'epoca era sulla bocca di tutti, in classe ma anche in giro per YouTube, per il web, ovunque. Chiunque ne parlava, anche se all'epoca ancora non c'era il regime amministrato, quindi la dichiarazione dei redditi dovevamo farla noi, magari con un commercialista. Ad oggi questo problema è risolto e fa tutto l'app. L'obiettivo di questo video è proprio quello, un minimo di insegnarvi come funziona l'applicazione in modo estremamente semplice e veloce e capire se è quella adatta a voi. Se durante il corso del video scoprirete che questa app non vi piace così tanto, vi rimando già da adesso a salvarvi questo video qui, nel quale vi vado un attimino a fare un po' più di comparazioni con altri broker estremamente interessanti nell'ambito italiano e europeo. Passando dunque alla guida pratica. Innanzitutto come aprire un account su Trade Republic e un conto. Innanzitutto aprire un account è velocissimo, dovete inserire tutti i vostri dati personali, codice fiscale e poi fare una foto alla vostra tessera personale, carta d'identità, passaporto, patente, scegliete voi poi il metodo e alla vostra faccia. Dopodiché ci sarà un periodo, a me mi ci sono volute se non sbaglio 5 ore, può arrivare fino anche 1-2 giorni, nel quale ovviamente vanno a vedere che sia tutto in linea e che siate veramente quella persona. Dopodiché parte l'apertura del vostro conto, ma è veramente velocissimo da fare. Trade Republic vi guida passo passo. Ci mettete sì e no nemmeno un'ora per fare tutto e aspettate un altro po' di tempo per la conferma della vostra identità. A questo punto è il momento di ricaricare i vostri soldi. Tra l'altro da pochissimo tempo, il 20 ottobre, hanno aperto la possibilità del reddito fisso. Semplificandola proprio banale, sono un nuovo modo per investire i tuoi soldi e ricevere interessi più alti rispetto a che tenerli su un conto remunerato. Quindi in pratica presti i tuoi soldi a stati o aziende affinché tu ne guadagni qualcosa. Tramite le obbligazioni, si chiama così. Puoi guadagnare dall'1 al 3% degli interessi fissi annuali in più rispetto al conto remunerato. Quindi facciamo finta che ora mi desse il 4% il mio conto remunerato, si andrebbe ad aggiungere poi dall'1 al 3% in più, quindi potrebbe venire fuori un 5-7% a seconda del titolo che decidi di scegliere. Puoi decidere se investirli per 1 anno, 2 anni, 3 anni, si deve investire ovviamente almeno da €1 in su e a differenza di moltissime altre applicazioni dove non puoi togliere
i soldi entro la fine della scadenza del periodo che scegli, 1, 2, 3 anni. Qui invece puoi decidere quando toglierli per rivenderli. Ovviamente attenzione, perché non è un conto deposito, quindi non è come metterli da parte, tra virgolette, in banca e ricevere interessi. Qui stiamo parlando proprio di un investimento, anche se abbastanza sicuro. Le obbligazioni sono qualcosa che utilizzate per poter cercare di bilanciare il vostro portafoglio nel caso in cui sia un pochino troppo volatile, un pochino troppo pericoloso. Però io personalmente mi piace di più puntare sull'oro. Non è esattamente la stessa cosa, ovviamente difendono da due cose diverse, aiutano in due cose diverse, però in generale, considerando la mia età, la mia esperienza e tutto, preferisco utilizzare più l'oro come cuscinetto piuttosto che alcune tipologie di obbligazioni. Ma se avete una certa età in su, è una cosa che vi straconsiglio di mettere insieme all'investire in ETF, azioni, criptovalute, eccetera eccetera. Diciamo che dai 40 in su è buono avere una certa percentuale di obbligazioni abbastanza corposa, magari dal 20-30%. A questo punto come funziona l'applicazione? Voi siete nella vostra home page e potete andare a cercare, vedete il tastino qui che vi evidenzierò. Allora ragazzi, qua è la zia Mary del futuro. Sfortunatamente quando stavo editando il video ho guardato la registrazione schermo di Trade Republic, purtroppo la homepage con i miei investimenti non mi fa fare né la registrazione né gli screenshot, quindi non ho possibilità di farvi vedere la homepage, ma è facilissimo, appena entrate vi ritrovate quelli. Quando vi parlo del pulsante cerca, lo trovate proprio in basso a tutto a sinistra, e il pulsante trasferisce subito a fianco a destra. Su cerca potete cercare tutto: tasso al reddito fisso, obbligazioni, titoli di Stato, ETF, eccetera eccetera. Nella parte di investimenti vedete che io ho già attivato un piano di accumulo. Ci sono le analisi, eventuali ordini da fare, conto titoli, il reddito fisso che ricevo, ovviamente io non l'ho ancora attivato e non penso di farlo. Nel mio saldo potete vedere che attualmente ho ancora 50 euro dentro, che mi verranno scalati il 16 di ogni mese, perché io ho impostato così il piano d'accumulo. Io carico circa 50 o 100 ogni tot per stare tranquilla e me li prende in automatico dal saldo disponibile. Come potete notare c'è anche l'aggiunta di soldi che faccio, io utilizzo direttamente il bonifico IBAN italiano. Potete farlo tranquillamente caricando i soldi su PostPay e poi fate il trasferimento con il bonifico, in modo tale che non vi prende soldi, altrimenti se fate la ricarica vi prende una percentuale, ma vi assicuro che arriva subito, a me arriva immediatamente dopo un minuto nemmeno. Ovviamente qui attenzione, il primo problema: su internet moltissimi affermano che se si girano molte cifre grosse, ad esempio dalla propria PostPay al conto di Trade Republic, non riesce ad andare a buon fine. Parliamo di cifre grosse, dai 5.000 ai 10.000 euro tutti in una botta. Io per questo vi consiglio di fare attenzione, non spostate enormi cifre tutte in una volta, fate piuttosto tante segmentate se ne dovete mettere parecchie. E poi vedete che c'è l'imposta di bollo. Attenzione, perché è vero che non paghiamo tasse, il 26% famosissimo italiano, che è molto elevato, ma sul capital gain, cioè quello che noi andiamo a guadagnare nel momento in cui venderemo tutti i nostri ETF sul mercato, la cifra che guadagniamo verrà tassata al 26%, ma questo è un altro discorso, verrà fatto alla fine quando decidiamo di venderli. Ma l'imposta di bollo è una cosa che viene fatta costantemente. Ora, le imposte di bollo sono di due tipi, per semplificare rapidamente. L'imposta di bollo sul conto di liquidità, ovvero se hai nel saldo disponibile una media superiore a 5.000 euro, appunto, è previsto un'imposta di 34,20 euro all'anno. Quindi in poche parole, dove c'è scritto saldo disponibile che io adesso ho 50, se superassi 5.000 dovrei iniziare a pagare un tot. Ma non è questo il mio caso, io ne ho un'altra: l'imposta di bollo sul portafoglio titoli / investimenti. È prevista un'imposta dello 0,20% annuo
sui valori del portafoglio titoli, sugli investimenti, che Trade Republic appunto fa in automatico, come potete notare. Ogni quanto lo fa? Dipende, tecnicamente dovrebbe essere ogni 3 o 6 mesi, però se non avete una cifra abbastanza importante perché sono troppi pochi centesimi, piuttosto ve li accumula. Se clicco sulla M vedrò tutti i miei dati, vedrò il numero del conto, il patrimonio, eventuale posta in arrivo, imposte, estratti conti, impostazioni, eccetera eccetera. Una cosa interessante è in blu invia dei regali o invita nuovi amici. Posso regalare azioni ETF oppure invitare a guadagnare 10 euro per ogni invito. Semplicemente voi condividendo un link e le persone nel momento in cui si iscrivono a Trade Republic e iniziano ad investire, sia loro che voi guadagnerete 10 euro di azioni, titoli, quello che è, e quindi ambedue le parti guadagneranno. Se siete interessati, nella mia bio del canale YouTube, proprio quando aprite andate a vedere sopra, c'è un link che ho chiamato appunto referral per Trade Republic. È esattamente questo elemento che vi dicevo. Quindi se avete pensato di iscrivervi a Trade Republic potete cliccare lì e avrete in automatico 10 euro regalati di determinate azioni che, se non sbaglio, vengono scelte in modo randomico, e allo stesso tempo anch'io ne guadagno. È una cosa che poi a vostra volta potete fare con gli altri, quindi è una cosa molto interessante. Nel momento in cui voi andate a cercare è importante appunto fare la distinzione. Facciamo conto di fare appunto ETF e altro. Qui vedete che avete un sacco di scelta e qui è molto importante che sappiate scegliere che ETF puntare, che azioni puntare, eccetera eccetera. Come vedete, attenzione anche agli MSCI World o S&P 500 o altri molto usati. Non è che ce n'è uno, ce ne sono vari. Quando avete scelto uno, ci cliccate sopra semplicemente, vi farà vedere anche l'andamento generale. Potete vedere il rendimento, il guadagno, il prezzo d'acquisto e le azioni, tutto ciò che dovete vedere, l'emittente, il costo anno 20%, dividendi sono ad accumulazione, apertura, chiusura, eccetera eccetera. Tutte queste parole ve le spiego in quel video che vi ho detto, che è importante che capite alcune differenze per quanto noiose quando fate determinate scelte, soprattutto ragazzi i dividendi. Ce ne sono varie tipologie e a seconda di quali voi scegliete cambia molto, quindi attenzione. A questo punto, se volete aprirlo, semplicemente vedete che c'è scritto piano di accumulo e voi ci cliccate sopra. Nel mio caso ovviamente è già attivo, la frequenza è mensile, l'importo che ho scelto è 50, posso modificarlo ogni qualvolta voglio. Se invece volessi farne uno nuovo, ad esempio questo qua, posso in sotto o comprare, ma nel nostro caso quello che ci interessa è cliccare su accumula. Qui iniziate a mettere la cifra che decidete e scegliete, potete scegliere la tipologia, ovviamente stop, limite, azioni, importo, eccetera eccetera, ma a noi ci interessa accumula. Mettete la cifra, poi facciamo prosegui e lì ci farà anche scegliere la possibilità di mettere la frequenza ogni quanto. Io vi consiglio di farlo nel mezzo del mese piuttosto che alla fine. Non c'è agli inizi del mese, o almeno Trade Republic ancora non ha inserito la possibilità, però prima lo fate all'inizio del mese meglio è. Insomma, ci sono dei calcoli un po' particolari sopra, c'è chi dice che non fa molta differenza, c'è chi invece dice che c'è un'effettiva differenza. Io, andando a informarmi su internet, ho preferito l'opzione di iniziare il prima possibile, nel mio caso il 16 di ogni mese, però sta a voi poi scegliere. Una volta fatto questo, nella vostra home vi troverete ovviamente i vostri investimenti attuali e come stanno andando. Io poi ho anche dei preferiti che potete scegliere di mettere banalmente e andarvi a rivedere in ogni momento. Ora che abbiamo visto come funziona, vediamo rapidamente i vantaggi concreti e reali dell'applicazione. Dal 30 gennaio 2025 Trade Republic ha messo la possibilità di fare il regime amministrato. Quindi non siamo più noi a fare tutti i calcoli che sono necessari per la dichiarazione dei redditi, ma sarà direttamente l'applicazione. Nessuna commissione per PAC per gli ETF in moltissimi casi. Quindi puoi investire regolarmente con costi veramente bassissimi o nulli. App semplice e intuitiva, perfetta per chi ha appena iniziato. Grazie ai costi bassi, all'interfaccia intuitiva, non ci sono colori nei grafici che vi mettono ansia e anche la possibilità di frazionare le azioni. In poche parole, se non avete tutti i soldi precisi per comprare un'intera azione, vi comprerà una
parte con quelli che avete messo. Ad esempio, se per prendere un'azione serve 1 euro, ma voi avete 70 centesimi, vi prenderà il 70% di un'azione, piuttosto che lo 0%, perché molti broker, se non avete la cifra completa, non ve lo frazionano. Quindi è comodo. I grafici sono chiari, aggiornati in tempo reale e non ci sono colori che vi mettono ansia. Verde per la positività, rosso per la negatività, non ci sono. Il deposito minimo è molto basso, puoi iniziare letteralmente con qualsiasi piccola cifra. Un chiaro consiglio che vi posso dare agli inizi, se ancora non avete mai provato, è di iniziare con 50-100 euro al mese finché non prendete il via. Se non avete proprio denaro attualmente da dedicare, continuate con 50-100 euro al mese, è sempre meglio di niente anche per aiutarvi con la testa, e poi quando avrete più soldi aumentate. Per quanto riguarda invece i difetti che non vi dice molta gente, il servizio dei clienti è veramente molto lento, tantissimi se ne lamentano nel web. A volte ci vogliono giorni, settimane, o non vi rispondono o molto in ritardo e bisogna andare direttamente a contattare il CEO di Trade Republic. C'è gente che lo ha fatto direttamente dal vecchio Twitter perché era disperata e non riceveva il grosso ammontare di soldi che vi dicevo che aveva trasferito tutto in una volta. Come vi dicevo, attenzione ai bonifici, grosse cifre spostate tutte insieme sono molto pericolose. Ci potrebbero volere veramente tanti giorni per la verifica, a volte settimane. Questo sarebbe un macello e vi metterebbe ansia a chi non la metterebbe. Non c'è ancora assistenza telefonica o una chat live, purtroppo, se vi serve una mano. I grafici sono limitati. È vero che sono perfetti per chi inizia da poco, ma se siete dei trader avanzati e avete bisogno di utilizzare metodi o strategie più particolari, leve e altri strumenti, avete grafici molto semplici, non c'è modo di fare chissà grandi cose. E attenzione, perché ovviamente l'offerta di azioni, ETF, obbligazioni è vasta, ma non così tanto vasta come potrebbero essere in De Giro o altri broker, quindi controllate sempre che ci siano le azioni, le obbligazioni, gli ETF, le cripto che vi interessano, perché potrebbero non esserci. Quindi quando conviene e quando non conviene. Scegliere di usare Trade Republic. Se sei un principiante con capitale molto basso e vuoi iniziare da qualche parte, direi che ti conviene. Se vuoi investire con coerenza, senza troppe complicazioni fiscali, il fatto che Trade Republic sia a regime amministrato è fantastico. Se non ti interessa fare trading in continuativo, leve o altre cose, è fantastico. Quando invece non ti conviene, se sei un trader avanzato che utilizzi altre strategie un po' più particolari, un po' più rischiose per cercare di fare un po' più soldi, questo broker è un po' troppo semplice per te. Se hai un capitale elevato e vuoi personalizzarlo sempre di più, anche qui non ti conviene, meglio altri brokers. Dunque, la verità è che sì, io ad oggi uso ancora Trade Republic e mi ci trovo bene, perché non ho voglia di stare tanto tempo sul mercato o fare chissà quali strane e elevate strategie. Ma la regola importante per non farmi perdere un sacco di soldi è quella di depositare cifre piccole un po' alla volta, solo quelle che mi servono, e di non guardare sempre i mercati ogni giorno costante della mia vita. Anche se ci sono cali non me ne devo preoccupare, anzi se ci sono cali mi conviene magari aggiungere un altro cinquantino per comprare qualcosa di più, perché costano meno. Se vuoi iniziare ad investire con poco, ti vuoi fare la mentalità, questa applicazione è perfetta per te e la zia Mary te la consiglia. Il vero segreto però non è l'app che scegli, è la costanza con cui decidi di investire. E mi raccomando ragazzi, soprattutto se state in Italia, considerando anche il 26% delle imposte che avrete, il bollo e l'inflazione che può variare, non diventerete ricchi milionari, soprattutto se investite cifre piccole. Se le investite grosse, allora ne possiamo riparlare. Il punto è che vi serviranno questi soldi per far fronte a tante necessità della vostra vita, o addirittura farvi andare in pensione prima o avere una pensione maggiore. Quindi non dovete vedere gli investimenti in ETF come un qualcosa che vi farà diventare milionari, dovete vederli come un qualcosa che vi farà avere più soldi, vi farà star bene, vi farà andare in pensione prima o con più denaro. Se invece volete puntare a fare molti soldi per diventare veramente ricchi, arriverà presto una miniserie dove parlerò delle investimenti, delle passività usate di più dai ricchi, dai milionari, per guadagnare soldi secondariamente oltre all'attività principale che fanno. E se tra l'altro volete vedere degli episodi di investimenti strani, un'altra mia miniserie che ho attivato, vi consiglio di andare a vedere questo episodio qui di Pokémon, che è veramente molto interessante ed è particolare.